Cari amici, benvenuti sul canale. Oggi torniamo a parlare del Needle Jointed Swim Bait. In realtà parliamo della copia, del clone cinese, di cui abbiamo già fatto un video qui sul canale YouTube Planet Spin Fishing. Dopo averlo spacchettato, quindi dopo aver fatto l'unboxing, ci siamo recati nei nostri spot di pesca per provare questa esca. E questo video è il risultato di questi test. Quindi abbiamo fatto prove di lancio, prove di nuoto, prove di anche confronto con quello che è l'esca originale. Vediamo come è andato questo nostro test. Partiamo insieme dopo la sigla, andiamo. Partiamo un po' dalle basi, dal momento della sua introduzione sugli shop online di provenienza cinese. Quest'esca ha fatto discutere un bel po', sia incuriosendo la platea che ha finalmente potuto acquistare quest'esca artificiale ad un prezzo molto concorrenziale rispetto al modello originale, però ecco è nata anche qualche polemica, perché poi che cosa succede? Succede che chi realizza, chi produce, chi inventa, chi studia, chi investe anche tempo e soldi nella realizzazione di esche artificiali complesse come questa, poi di punto in bianco, ecco, si vede contraffatta la sua creatura, se così possiamo definirla, e quindi ecco c'è una perdita importante. Ma questo succede non solo nel settore della pesca sportiva, succede anche in altri settori come quello automobilistico, quello dell'abbigliamento, quindi delle scarpe, degli accessori. Quindi attualmente diciamo siamo un po' tutti vittime e carnefici di questo sistema, perché da un punto di vista dell'utenza finale abbiamo la possibilità di acquistare un prodotto ad un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello originale. D'altro canto però mettiamoci anche nei panni di chi realizza, di chi studia, di chi dedica tempo e investimenti nel creare qualcosa che non c'è, e quindi il cinese che fa? Viene, copia e realizza, e quindi salta quelli che sono gli step evolutivi, anche l'investimento di tempo e di denaro, quindi va direttamente al prodotto finito. E questa qua diciamo è una cosa che purtroppo non va bene, però ecco sicuramente con Planet Spin noi facciamo informazione, e quindi ecco non saremmo noi a fare la lotta di Don Chisciotte contro i mulini a vento, scongiurando che i pescatori acquistino sulle piattaforme cinesi e vadano ad acquistare unicamente sui prodotti, diciamo, il prodotto originale. Quindi noi facciamo informazione e quindi parliamo di queste cose, poi è nell'utenza finale scegliere il prodotto originale e quindi avvalorare la causa di chi ha realizzato e creato e inventato, oppure ecco possiamo andare direttamente su quello che è il nostro risparmio e quindi ci dedichiamo unicamente ad acquistare sugli shop online di provenienza cinese. In conclusione di questo preambolo, di questa introduzione, personalmente mi dispiace che queste aziende cinesi si limitano a copiare e quindi ecco sfruttano il lavoro di altri, però d'altro canto noi facciamo informazione con Planet Spin, ma anche io, essendo un pescatore, se ho l'occasione di risparmiare il 30, il 40 o il 200% sul costo di un'esca artificiale, ci faccio un pensierino, perché poi alla fine sono oggetti di plastica che molte volte vengono prodotti dalle stesse aziende che producono i prodotti originali. Quindi ecco c'è un problema alla fonte e non saremo noi di Planet Spin a risolvere questo problema. Passiamo adesso un po' alla scheda tecnica, facciamo molto veloce alle caratteristiche di questa esca artificiale, perché in effetti ecco le caratteristiche che ci diamo non sono altre che quelle che troviamo anche nel prodotto originale di cui abbiamo già parlato sul nostro canale Planet Spin. Il brand Hunthouse ha prodotto un clone del Needle Jointed Swim Bait Stylo
nella misura di 255 mm, ed è stata la stessa misura che io ho misurato con il clone, quindi tra il clone e l'originale non c'è nessuna differenza. Il brand Hunthouse l'ha prodotto in 6 colorazioni, inoltre ultimamente ce ne sono anche altre che vi invito a visualizzare sulla pagina ufficiale del produttore, di cui vi lascio il link in descrizione. Il peso è 34 grammi, l'abbiamo misurato sul bilancino, ed è anche in questo caso è lo stesso di quello originale. Ci sono 3 tre ancorette della misura 4. L'azione è slow sinking, ovvero una volta lanciata l'esca in acqua ha un lento affondamento. Non è provvisto di camere sonore all'interno, quindi la definiamo un'esca silent. Il tipo di bilanciamento è a pesi fissi. Per quanto riguarda l'armatura passante, possiamo interpretarla come un sì, nel senso che ogni componente dei 3 che vanno a comporre il needle jointed ha una sorta di filo metallico che collega le varie sezioni. La profondità di nuoto, se noi lo lanciamo e iniziamo subito il recupero, è circa 25 cm, però come tutte le esche sinking diciamo che possiamo noi scegliere la profondità di lavoro a cui vogliamo far nuotare quest'esca artificiale. Una volta lanciato, più aspettiamo tempo che scende giù e più lo recuperiamo sulla fascia di profondità maggiore. Parliamo un po' della descrizione diciamo che in questo caso ci orientiamo anche verso quello che è stato fatto per l'esca originale. Si tratta di un artificiale a 3 sezioni che imita il nuoto della guglia, ideale per barracuda, serra, spigole e specie pelagiche. Ha un paddle tail, ovvero una codina che riesce a emettere un nuoto vibrante e si trova nella parte posteriore dell'esca artificiale, quindi ha una codina che funge anche da paletta. Le ancorette hanno il sistema lock system, anche questo è stato 100% copiato, che va a bloccare l'ancoretta e quindi ci facilita il lancio lungo, evitando che l'ancoretta si conficchi nel corpo dell'esca artificiale durante il nuoto. Ho letto qualche commento in merito, infatti qualche diciamo pescatore, soprattutto novizio, che si preoccupa che poi l'ancoretta, essendo fissa sotto l'esca artificiale, diciamo viene con difficoltà raggiunta dalla bocca del predatore, e quindi ecco la sua preoccupazione era quello che non funzionasse. Però è proprio il contrario, perché nel momento in cui l'ancoretta non viene fissata sotto l'esca artificiale, diciamo che si perde tanto sia nell'azione di lancio e soprattutto in fase di nuoto, dove l'artificiale nuota scomposto. È un'esca utilizzabile sia dalla riva che dalla barca per la traina, e la combinazione tra il suo peso e il perfetto bilanciamento, grazie agli speciali snodi a V, quindi V-joints, evitano che l'artificiale si annodi su se stesso durante le azioni di lancio e di recupero. Equipaggiato con ancorette alto resistenziali. Quali sono le sue caratteristiche di utilizzo? Per le mie principali esperienze, sia con questa esca artificiale, quindi il clone, che l'originale, lo identifico un'esca artificiale ideale per il mare calmo o leggermente mosso, soprattutto per quelle condizioni meteo dove non c'è tanto vento, perché un'esca così grande, così diciamo anche un po' snodata, soffre tanto il vento contrario, e quindi ci fa perdere tanti metri sul lancio e quindi perde la sua efficacia. Caratteristiche di spot: io lo identifico un po' un'esca a 360 gradi, utile nei diversi spot di pesca, soprattutto il porto sia esterno che interno, oppure le scogliere su alti fondali. I predatori principali, abbiamo detto, i barracuda, soprattutto nelle mie battute di pesca ha fatto davvero la differenza rispetto ad altre esche artificiali, quindi soprattutto il barracuda e il pesce serra sono le prede che secondo me tipicamente possono essere maggiormente identificate come target ideali per quest'esca artificiale. Per quanto riguarda l'attività dei pesci, variando la velocità di recupero, possiamo utilizzarlo sia
quando c'è una bassa attività e quindi rallentiamo il recupero, e sia con alta attività dei pesci, dove in alcune condizioni bastava semplicemente recuperare più veloce, e quindi si riusciva ad attrarre soprattutto serra e barracuda che seguivano l'esca artificiale senza mai decidersi a sferrare un po' quello che è l'attacco decisivo. Quindi sta anche nella bravura del pescatore interpretare l'attività dei pesci e regolarsi di conseguenza. Per quanto riguarda l'attrezzatura utilizzata, penso che sia indispensabile avere un'attrezzatura media o pesante, e comunque un'attrezzatura, soprattutto la canna, che riesce a far lanciare esche di simili dimensioni e simile peso, quindi una 1540 o una 4070 penso che siano le canne ideali come grammatura. Il trecciato che io consiglio: non scendete mai al di sotto dello 0,16, è un terminale 0,35, perché questa artificiale può fare la differenza soprattutto verso predatori di buona mole, e quindi ecco, dobbiamo essere sempre pronti con una riserva di potenza in più per fronteggiare anche catture un po' superiori alla media. Si lancia a buona distanza con l'attrezzatura che vi ho suggerito. Non è dotato di pesistica interna mobile, quindi ha una pesistica fissa. Il nuoto è uno slow rolling wobbling, quindi ha un buon mix tra le due tipologie di nuoto, e il wobbling si esaspera, quindi questo scostamento destra-sinistra della codina si esaspera sulla velocità. Quanto più veloce recuperiamo, più emette queste vibrazioni e questo wobbling della coda, che ovviamente a bassa velocità si riduce, ma comunque è presente. La paletta è presente in coda, è trasparente, e le forme di questa esca artificiale non sono altre che le stesse identiche di quella originale. L'unica cosa che cambia, come abbiamo detto anche nel video precedente, è la forma dell'occhio, e inoltre anche l'anellino di testa. Nell'esca clone è previsto un anellino in testa, che però nell'esca originale lo troviamo in coda. Per quanto riguarda le vibrazioni, sono vibrazioni medie, quindi si avverte abbastanza bene in canna durante l'azione di recupero, e questo ci suggerisce che l'esca sta lavorando bene. È un'esca silent, e la qualità delle ancorette sull'esca clone io penso che siano di discreta qualità, quindi se noi abbiamo l'occasione di cambiarle con ancorette alto resistenziali, secondo me è una cosa che va bene farlo. Prima lo facciamo, meglio è, per ridurre la possibilità di slamare pesci oppure che si aprano durante il combattimento con prede importanti. Passiamo un po' alla scheda finale, no? Facciamo una valutazione sulle 5 stelle che solitamente attribuisco come punteggio massimo per quanto riguarda lanciabilità, facilità d'uso, personalizzazione del recupero, innovazione e prezzo. Ho dato 3 stelle sulla lanciabilità, perché è un'esca che si lancia molto bene, però ecco, soffre un po' il vento, quindi è una lanciabilità media. Facilità d'uso 4 stelle, perché anche con un recupero lento e lineare l'esca artificiale entra correttamente in pesca, quindi non ha bisogno di grande padronanza tecnica per riuscire a muoverla con efficacia. 2 stelle per la personalizzazione del recupero, perché è inutile che cerchiamo, che ci inventiamo recuperi differenti, perché il recupero migliore che io consiglio è quello o lento o veloce, ma comunque lineare. Quindi per i pescatori più esperti, a cui piace personalizzare il recupero, questa è un'esca un po' statica, un'esca che poi a lungo andare annoia anche, però è un'esca comunque efficace. Per quanto riguarda l'innovazione, purtroppo non è possibile valutarla, perché è proprio un clone 100% dell'esca originale, quindi in questo caso non ho espresso il voto, non è possibile votarla. Per quanto riguarda invece l'ultimo
punto, il prezzo 5 stelle. Perché? Perché l'esca originale la troviamo praticamente a 35 euro negli shop online, quindi possiamo vedere tranquillamente il suo costo, mentre il clone lo troviamo a meno di 10 euro. Quindi lasciatemi dire, chi non ha avuto o chi non ha la possibilità di comprare l'esca originale, comprando il clone ha la stessa esca artificiale identica, precisa, soprattutto nella fase di movimento, che è la parte più importante, e quindi ecco, 5 stelle sono ultra meritate. Che dire, ringrazio tutti voi per la visione. Se vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto un commento, mi fate sapere la vostra opinione e anche qualche suggerimento per qualche altro video che vi piacerebbe vedere qui sul canale Planet Spin Fishing. Ricordo a tutti che è possibile iscriversi al canale, consigliato, ma anche abbonarsi al canale. Inoltre sullo shop Amazon trovate le guide e i manuali disponibili sia in formato cartaceo che ebook inerenti alla pesca spinning in mare, ma non solo, ci sono anche guide sulle esche artificiali, sulle esche in gomma, le esche siliconiche, il kayak fishing. Ecco, ci sono davvero tante guide, vi lascio il link in descrizione per andare a visualizzare la pagina Amazon. L'acquisto dei manuali e l'abbonamento al canale Planet Spin Fishing è l'unico modo per supportare il progetto e anche il canale Planet Spin. Ringrazio tutti voi, noi ci vediamo il prossimo video sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!